I mostri di Vega stanno arrivando sulla Terra. Rischiamo l'invasione e l'estinzione della civiltà terrestre. Il Dottor Inferno trama per conquistare il mondo e i Micenei, comandati dal generale Nero, vogliono riappropriarsi della superficie terrestre, dopo millenni vissuti nel sottosuolo. Alchiliani, ciò che successe davvero nel lontano aprile del 1978 fu che Goldrake sconvolse l'Italia borghese e ben pensante con la sua alabarda spaziale. In quegli anni di piombo, mentre gli attentati terroristici cercavano di sovvertire l'ordine dello Stato, un robottone giapponese provocò una crisi nazionale per i suoi contenuti giudicati violenti e poco educativi, innescando una rivoluzione nel mercato dell'animazione italiana. 3 super robot, ciascuno con caratteristiche sempre più speciali, 3 storie che si intrecciano, create dalla mente del geniale mangaka Gonagai, autore, tra le altre opere, di Devilman, di cui siamo profondamente impegnati a diffondere il verbo, avendo realizzato diversi video e avendo in cantiere il nostro motion comic, che vi invitiamo caldamente a recuperare. Le trame di questa trilogia intrecciata partono da Koji Kabuto, orfano, in Italia conosciuto prima come Alcor e poi come Rio, un ragazzo dal carattere forte, con una grande passione e una notevole abilità nel guidare motociclette. Nipote dello scienziato Yuzo Kabuto, non conosce il padre Kenzo e si prende cura del fratellino Shiro. Sarà proprio il nonno a metterlo al comando del super robot Mazinga Z, per combattere l'arrivo dei Micenei, guidati dal Dottor Inferno, dando vita a battaglie epiche contro mostri meccanici, affiancato da Sayaka Yumi che pilota Afrodite A. Scontro dopo scontro, il malvagio invasore miceneo, trovandosi sempre sconfitto da Mazinga Z, schiererà nelle sue file altri 2 iconici villain, il Granduca Gorgon e il Visconte Pigman. I nemici della Terra, vecchi e nuovi, verranno quasi tutti sconfitti da Mazinga, ma nell'ultima battaglia il generale Nero lancerà un attacco di massa. Il nostro eroe in difficoltà e gravemente danneggiato verrà salvato da un nuovo super robot costruito da Kenzo Kabuto, padre di Koji, e guidato da Tetsuya Tsurugi. La Terra verrà nuovamente attaccata dai Micenei con nemici vecchi e nuovi, ma il grande Mazinga rappresenta un'evoluzione del precedente. Costruito con la Super Lega NZ, è più resistente e meglio armato e dotato anche di ali retrattili che gli permettono di volare. Affiancato da Jun Hono alla guida di Venus Ace e anche da Boss Robot, già presente nella prima serie, a cui si aggiungerà successivamente Junior Robot, Tetsuya e i nostri eroi combatteranno in ogni episodio contro i mostri di Micene, tra gelosie e crisi di identità, fino ad arrivare allo scontro finale, in una trama leggermente più complessa rispetto alla precedente. Nella battaglia finale, i Micenei attaccano direttamente la Fortezza delle Scienze, base del grande Mazinga, ma quando sembra che il male stia per vincere, Kenzo Kabuto scaglierà la fortezza stessa contro il nemico, mentre Mazinga Z, insieme a Diana A, aiuterà il grande Mazinga e Venus Ace a sconfiggere definitivamente l'impero del male. Tra generali malvagi, spesso in conflitto tra loro, e poco capaci di collaborare per sconfiggere Goldrake, assisteremo a scontri epici in una trama ancor più ricca e carica di emozioni, dove trovano spazio una promessa sposa che tradisce, ma poi si pente, una sorella sconosciuta e nuove armi per affrontare l'esercito di Vega. Una trilogia ben costruita che però in Italia, come spesso accade, è arrivata in ritardo, con traduzioni imprecise e in ordine cronologico sbagliato. Ciao a tutti amici di Alkill, ma soprattutto amiche di Alkill. Ecco il vostro vecchio nerd preferito anche su queste pagine. Un saluto caro agli amici del collettivo Alkill, che insomma, ho usato la parola amici perché ritengo veramente che questa sia il termine giusto. Sono qua per raccontarvi l'episodio singolare della trilogia dei Mazinger, che fu in qualche modo montata a contrario dalle italiche personalità che li importarono. Perché? Perché in Italia i 3 Mazinga, perché Goldrake è un terzo Mazinga, parliamoci chiaro, anche se poi
la trilogia vera si va a completare con Mazin Kaiser, ovviamente, ma 25 anni dopo, arrivarono come corpi estranei nel nostro paese, importati un po' alla rinfusa a seconda di chi si trovava in quel momento a valutare l'opera. E vi dico la verità, e questa è una cosa molto importante, l'arrivo dei due Mazinga è subordinato ed è merito dell'importazione da parte della Rai di UFO Robot Grandizer, o meglio il nostro amato Atlas UFO Robot Goldrake. Infatti, se non ci fosse stato l'arrivo di Actarus e Soci in Italia, è probabile che noi non avremmo mai visto i due Mazinga, perché contrariamente a quanto è stato in Giappone, noi abbiamo, diciamo, quasi un quinquennio di ritardo rispetto ai giapponesi. E la storia è questa: Goldrake all'epoca non fu importato come parte di una trilogia, non sapevano nulla di quella che era stata la trilogia, tant'è vero che anche l'impostazione del doppiaggio, il cambiamento dei nomi, la quasi degiapponesizzazione della storia fa capire questo. E soprattutto le opere sono state importate in tempi diversi da persone diverse. La storia di Goldrake la conosciamo tutti, Nicoletta Artom e tutta la storia che c'è incontro, ci ho fatto un intero documentario su questa cosa, ma arrivò nel 78, fu un'esplosione radicale, fece capire ai dirigenti delle TV che i cartoni animati potevano funzionare da noi, e così tutti cominciarono, come è tipico di questo paese, cominciarono a industriarsi per riuscire a monetizzare, a cavalcare quest'onda dell'animazione giunta da noi. E allora l'anno dopo ci fu l'arrivo del Grande Mazinga. Il Grande Mazinga è entrato nella cultura collettiva, tutti lo conosciamo, tutti l'abbiamo visto, tutti l'abbiamo amato in maniera incondizionata, ma c'è da dire che non arrivò mai su nessuna TV nazionale. E questa è la verità: non c'è nessuna TV nazionale che ha mai trasmesso il Grande Mazinga. Il Grande Mazinga si distribuì su quelle che erano le miriadi di TV regionali che dopo la liberalizzazione cominciarono a diffondersi in tutto il paese. Io sono campano e l'ho visto su Telecapri, ma in ogni regione di questo paese c'è un circuito televisivo che ha trasmesso il Grande Mazinga e che lo ha fatto diventare una parte del nostro cuore. All'epoca eravamo bambini per capire come mai magari il Grande Mazinga, dal punto di vista del design, della rappresentazione, poteva sembrare leggermente indietro a Goldrake, ma tante domande poi non ce le siamo fatte. Abbiamo sognato insieme a Tetsuya Tsurugi e al suo Brain Condor, che in Italia diventa Brian Condor, vabbè, Brain sta per cervello, ma neanche questo capimmo all'epoca, e lo abbiamo amato con la sua spada diabolica, con le sue col suo raggio gamma, il grande boomerang, e soprattutto col suo doppio fulmine laser, ovvero Thunder Break. È arrivato, e quindi paradossalmente noi lo ricordiamo mettendolo quasi alla pari con Goldrake, ma non fu così imponente la sua diffusione sul territorio nazionale, non in maniera, come dire, univoca. Si diffuse attraverso i palinsesti, questo mosaico enorme di palinsesti delle TV regionali. E l'anno dopo, sull'onda dei Mazinga, sull'onda dell'arrivo al cinema di Mazinga contro Goldrake, perché quella è stata la chiave di volta, arriva un altro Mazinga. Un Mazinga che all'occhio dei più, io ricordo quando vidi questa trasmissione, dissi: ma che è sta roba? Cioè, invece di andare avanti andiamo indietro, perché questa è la sensazione che hai dopo aver visto Goldrake e Grande Mazinga quando ti capita tra le mani il Mazinga Z. Un prodotto che sembra vecchio e dice: ma com'è? Questo arriva dopo ed è più vecchio. In realtà, quando è arrivato da noi, il Mazinga Z aveva già 8 anni, perché era uscito nel 72, nell'ottobre del 72, e da noi era arrivato nel 1980. Andò su Rai 1,
nella fascia pomeridiana e solo per 51 puntate. Perché? Dal gennaio al marzo del 1980. Perché? Perché a un certo punto, per tutta una serie di motivi legati alla politica, alla cultura, alla società, ai costumi italiani, i robottoni sparirono dalle TV nazionali. Quindi il Mazinga Z non ha avuto un doppiaggio completo, è stato fatto dopo 25 anni da quella data del 1980, completato poi da Yamato Video nei famosi DVD che andarono con i giornali La Gazzetta e i giornali della RCS, e andando anche su Manga, la straordinaria emittente satellitare che faceva appunto capo a Yamato, che tra l'altro da poco è ritornata dopo una breve pausa. Quindi quel prodotto che ci sembrava così vecchio non ci sembrava così vecchio, in realtà era più vecchio. E quindi l'Italia ha avuto una trilogia al contrario. Invece di essere Mazinga Z, Grande Mazinga, UFO Robot Goldrake, abbiamo avuto UFO Robot Goldrake, Grande Mazinga e Mazinga Z. Il motivo fu la disorganizzazione di chi li importava e i diversi, come dire, dirigenti che scelsero di importare un po' tanta roba, perché poi in quel periodo è arrivato anche Capitan Harlock, Giga Robot d'Acciaio, che è contemporaneo del Grande Mazinga, e Vanguard sempre della Toei Animation, ma che faceva capo non a Nagai ma a Eiji Matsumoto. Insomma, era un periodo molto caotico, dove le TV si affrettavano e facevano a gara a chi importasse più roba dal Giappone, perché avevano capito che gli italiani questa roba qui la guardavano, i ragazzi, i bambini italiani questa roba qui la guardavano e la amavano. Ci siamo persi un legame che in parte poi abbiamo recuperato negli anni dopo, quando sono stati ripresentati con una veste diversa, spiegando il legame tra loro, eccetera eccetera, e soprattutto quando poi ci sono stati presentati nei film con una certa continuity, per cercare veramente di capire qual era il tassello uno dietro l'altro che andava nella costruzione di questa enorme storia che è la trilogia dei Mazinga, che inizia con un nonno che regala un robot al nipote, a Koji Kabuto, dicendogli: potrai essere un dio o un demone, che passa per il pilota costruito per combattere da Kenzo Kabuto, Tetsuya Tsurugi, sul Grande Mazinga, e la spada che pilota la spada, cioè Tsurugi e la spada occidentale, che è proprio la spada del Grande Mazinga. Quindi cambia questo paradigma, regalando a questo robot anche la possibilità di volare in maniera autonoma. Il Mazinga Z non lo faceva, per completare col principe esule dallo spazio, che diventa terrestre, viene adottato dal pianeta blu e diventa il suo più grande difensore. Ecco, questo è il racconto magnifico della trilogia dei Mazinga. Si completerà 25 anni dopo, quando arriverà Mazin Kaiser, perché è noto a tutti che Goldrake non doveva far parte di questa trilogia e la cosa gli fu imposta perché si doveva cavalcare il successo che iniziava da Mazinga Z e passava attraverso il Grande Mazinga. Li abbiamo amati lo stesso, li abbiamo amati tanto, e questi tre robot sono entrati nell'immaginario collettivo forse come i più importanti e i più amati di quel periodo. Abbiamo invertito il paradigma, ma questo non ha fatto perdere aura a questo racconto, anzi, semmai, forse l'ha accresciuta. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Go Nagai, autore della saga, non ha mai nascosto l'affetto per Koji Kabuto. Kabuto, in giapponese, richiama l'elmo del samurai. Il pilota, infatti, è inserito nella testa del robot. Questo perché l'ha reso un vero guerriero terrestre, ingiustamente criticato nei nostri maledetti tempi di politically correct. Il nostro Koji, Alcor Rio, già un nome solo non bastava, traduciamolo 30 volte, così da mandare in confusione per bene chi guarda la serie, è semplicemente ciò che deve essere un ragazzo dei suoi tempi.
convinto delle proprie idee e fiero combattente. Si dimostra impulsivo e ribelle, ma è leale e ha un grande senso di protezione paterna verso il fratello minore, nonché verso Sayaka, con la quale il suo rapporto di amore e odio si evolve nel tempo e nelle successive evoluzioni e serie più moderne del nostro Mazinga. Koji, pilota del primo Mazinga, è un ragazzo qualunque, con pregi e difetti tipici della sua età e della sua epoca, ma con una spiccata propensione al senso del dovere e della conscienziosità, valori di cui anche questa generazione X, che vi scrive, è stata impregnata, con dura educazione patriarcale, che ha finito per acquisire come rispetto degli impegni, responsabilità e dedizione. Mi dispiace dirlo, ma sembrano valori persi nei buchi della rete virtuale internetiana dei giorni nostri. Tetsuya è un personaggio più complesso. Rimasto orfano, viene adottato da Kenzo Kabuto. E sì, il padre di Koji. Se la situazione non è intricata, non ci piace. Per essere trasformato in un perfetto guerriero alla guida del suo super robot, il grande Mazinga. Il duro addestramento a cui viene sottoposto su un'isola segreta porta il protagonista a superare il limite delle proprie possibilità, a diventare molto egocentrico e solitario e a mal sopportare Koji e la sua spensieratezza. Riuscirà a mutare durante la serie, soprattutto dopo il sacrificio del padre adottivo, ma rimane comunque ossessionato dal suo dovere di giovane combattente. Un eroe duro, anche nei lineamenti, che mal si adegua alle vie di mezzo. Probabilmente la sua scontrosità è dovuta a un'insicurezza interiore che deve celare a tutti i costi per il ruolo che è chiamato a ricoprire. Amatissimo dalla fanbase dell'anime, è un eroe senza compromessi, o vittoria o morte. E da questo punto di vista direi che lo apprezzo moltissimo. Avere al servizio un guerriero con una fede così straordinaria non è una cosa da poco. E tu non vorresti essere un guerriero per Alkill? Attiva la campanella, lascia un like e dai hype ai nostri video. Un grande team ha bisogno di linfa vitale per offrirti contenuti sempre nuovi e di alta qualità. Actarus. Sarò un Matusa, ma io lo preferisco a Duke Flid. D'altronde sono cresciuto con questo nome. Parte già più avvantaggiato rispetto ai due precedenti protagonisti. Principe del pianeta Flid, possiamo immaginare sia cresciuto in un mondo e in un modo molto diverso da quello degli altri due piloti, almeno fino all'invasione dell'esercito di Pega. Il suo comportamento è molto più riflessivo, argomenta e interagisce di più con gli altri protagonisti, suona la chitarra in vari episodi dimostrando anche una sensibilità artistica e, celandosi segretamente nelle vesti del figlio del dottor Daisuke, vive una vita semplice di campagna. Re senza regno, riflette nel suo pacifismo la malinconia e la depressione per la mancanza del suo popolo, vittima di un genocidio. Combatte per dovere di difesa del popolo terrestre che l'ha accolto, ma tra i tre è sicuramente il meno aggressivo e guerriero. Umile e rispettoso, prova pietà e compassione per i suoi nemici, molto spesso abitanti di altri pianeti soggiogati dalle forze di Vega e forzati a compiere la loro missione. Dopo il trauma della perdita del suo pianeta e della sua gente, Duke Flid si troverà in conflitto con se stesso, dovendo assolvere al compito di difendere il paese che comunque gli ha salvato la vita. Esiste anche un saggio psicologico sul personaggio, tanto questo anime ha colpito l'Italia e tutto l'Occidente. Nonostante l'opera sia impregnata di macismo estremo, robottoni sempre più grandi e che sparano grossi razzi, giusto per far vedere chi ce l'ha più grosso, una buona parte dei problemi viene risolta dalle coprotagoniste femminili. Partono come spalle e comprimarie e spesso verranno salvate dai nostri eroi, ma si evolveranno sempre di più, fino ad arrivare all'ultima, Venusia, che rompe completamente gli schemi delle figure giapponesi dell'epoca, diventando un'eroina combattente a cui dobbiamo molte delle vittorie dei nostri eroi. Menzione d'onore ai cattivi della storia. La mente geniale del maestro Nagai ha partorito dei villain meravigliosi, ambigui nelle fattezze e nei comportamenti, con doppie personalità, metà uomo e metà donna, oppure cyborg con cervelli umani, o ancora generali mezzi nazisti. Non possiamo non rimanerne affascinati. Quasi vincenti, in ogni episodio troveranno una sconfitta che li ricaricherà di odio e di vendetta. Litigiosi, invidiosi e poco collaborativi non sono altro che la descrizione del normale comportamento umano.
I cattivi sono dipinti e impregnati di carattere umano più di quanto si possa pensare. Dopo tante sconfitte, a volte ho sperato in una loro vittoria, giusto per vederli gioire soddisfatti almeno una volta. L'autore, con il suo immenso talento e la sua grande originalità, ha disegnato dei mostri umanoidi, donando però loro la perfida complessità dell'animo umano. I nostri Dottor Inferno o Asura, per fare solo due nomi, non hanno nulla di diverso dalle nostre cattiverie e gelosie, e forse potremmo anche paragonare un noto presidente americano al generale nero. Riflettiamo, gente, riflettiamo. Da 40 anni a questa parte siamo sempre al solito niente di nuovo sul fronte d'Occidente, chiusi in una trincea di idee e notizie che ciclicamente si ripetono e dalla quale non usciamo per il bene del nostro orticello, nonostante cartoni animati vecchi di 40 anni ci avessero già avvertiti. Amici di Alkill, bentrovati. Voglio parlarvi di 3 serie animate che hanno fatto qualcosa di molto più grande che intrattenere i bambini davanti alla televisione. Mazinga Z, Il Grande Mazinga e Grandizer. Non sono stati cartoni animati, sono capitoli di una saga sulla responsabilità del potere tecnologico, nata dalla mente di un uomo cresciuto all'ombra di Hiroshima e Nagasaki. Go Nagai nasce nel settembre del 45, un mese dopo i bombardamenti atomici. Questo non è un dettaglio biografico, è la chiave di lettura di tutto quello che ha creato. Quando mette un ragazzo alla guida di un gigante d'acciaio e gli dice che quella macchina può fare di lui un dio o un demone, sta parlando del dilemma più profondo del Giappone del dopoguerra: la tecnologia come redenzione o come apocalisse. Il primo tema che voglio trattare con voi è l'impatto culturale che è avvenuto in Italia. Quando Goldrake arriva in Italia nell'aprile del 78 su Rai 2, succede qualcosa di sismico. Non è solo una serie televisiva che va in onda, è uno shock culturale che nessuno aveva previsto e che nessuno sapeva come gestire. I bambini italiani non avevano mai visto niente del genere. Un robot gigante, un pilota straniero, un nemico che veniva dallo spazio. E una violenza visiva, anche se stilizzata, che la televisione italiana non aveva mai osato mostrare. Il problema è che il pubblico italiano vede la trilogia completamente al contrario. Prima Goldrake, che è il terzo capitolo, poi il Grande Mazinga, poi Mazinga Z. Per anni interi, generazioni, hanno costruito la propria mitologia nagaiana partendo dalla fine, senza capire chi fosse davvero Koji Kabuto, senza conoscere il trauma che aveva preceduto l'arrivo di Duke Fried sulla Terra. Questo ha creato una confusione generazionale che ha impiegato decenni a essere ricomposta. In questo scenario Junior TV gioca un ruolo fondamentale. Nata nel 1985, diventa il presidio culturale di quello che oggi chiameremo otaku ante litteram. È la prima a trasmettere Ken il Guerriero, Dragon Ball, versioni meno censurate rispetto ai canali nazionali. Non trasmette solo anime, costruisce una comunità, stabilisce un filo diretto con i fan, trasforma la passione per i robot giapponesi in un fenomeno generazionale che sopravvive ben oltre la singola trasmissione televisiva. Il secondo tema: la trilogia 3 robot, 3 filosofie. Mazinga Z è l'eroismo impulsivo dell'adolescente. Koji Kabuto non è un soldato, non è stato addestrato, non era destinato a diventare un eroe. Sale su quel robot perché non ha scelta. E ogni volta che viene colpito sente il dolore come se fosse carne propria. Questa simbiosi tra uomo e macchina è l'invenzione rivoluzionaria di Nagai. Il pilota non guida il robot, il pilota è il robot. Il Grande Mazinga è un salto filosofico enorme. Tetsuya Tsurugi non è un ragazzo che si ritrova per caso sulla poltrona di un gigante d'acciaio. È un orfano che è stato cresciuto con un unico scopo: pilotare quella macchina. Addestramento militare all'età di 7 anni. Nessuna identità al di fuori del combattimento. Una gelosia profonda e irrisolta verso Koji Kabuto, il figlio naturale del dottor Kabuto. È il primo esperimento di continuity
nella storia dei super robot. Una narrazione strutturata che porta il peso di tutto quello che è avvenuto prima. 30 anni prima di Evangelion, Nagai stava già scrivendo la storia di un pilota psicologicamente distrutto dalla guerra, che non ha scelto. Grandizer chiude la trilogia come un archetipo completamente diverso. Duke Fried non è un eroe della Terra, è un profugo. Ha perso tutto: il suo pianeta, la sua famiglia, la sua identità. Combatte non per gloria, ma per senso di colpa e sopravvivenza. Ed è esattamente per questo che nel 1979 quella serie diventa un simbolo di speranza in Libano durante la guerra civile. I bambini libanesi che la guardano non vedono un cartone animato. Vedono qualcuno che ha perso tutto e continua a resistere. Terzo tema, Grandizer U e il ritorno del mito. Il 6 gennaio 2025 Grandizer U debutta su Rai 2 e ottiene oltre 1 milione di spettatori nella prima serata. Per un anime sulla televisione di Stato italiana nel 2025 è un risultato straordinario. Significa che il mito è ancora vivo, che quella generazione cresciuta davanti alla televisione in bianco e nero è ancora lì e che le generazioni successive sono curiose di capire perché i loro genitori si emozionano ancora. Grandizer 1 non è un remake fedele, è un reboot che armonizza l'intera trilogia in un universo coerente, con un Duke Fried più tormentato e psicologicamente stratificato, una Sayaka Yumi che non è più una figura di supporto ma pilota autonoma, e un Koji Kabuto reinterpretato come un giovane genio che mette le proprie risorse al servizio della difesa terrestre. Il character design è affidato a Yoshiyuki Sadamoto, il creatore visivo di Evangelion, e non è una scelta casuale. C'è poi un elemento che racconta quanto questo mito sia diventato globale: Manga Production. Sussidiaria di una fondazione saudita e tra i produttori esecutivi, a Riyadh esiste una statua di Goldrake alta 33 metri, la più grande al mondo. Il legame tra Grandizer e il mondo arabo non nasce oggi, nasce nel 1979 in Libano. E in 50 anni è diventato qualcosa di molto più grande di un semplice serial televisivo. Il messaggio eterno, la sigla originale del grande Mazinga, nel 1974, era una frase per bambini davanti alla televisione. Oggi, nell'era dei droni autonomi e dell'intelligenza artificiale militare, quella domanda ha un'urgenza che Nagai non poteva immaginare. La sfida di Grandizer U e di questo approfondimento è parlare contemporaneamente a chi ricorda la merenda davanti alla televisione e a chi è cresciuto con la complessità narrativa di Evangelion e Gundam, perché il mito non invecchia, semplicemente cambia pilota. Arrivederci da Doc Strange 19. Quando Goldrake, Atlas UFO Robot, atterrò nel lontano 4 aprile 1978 sul canale allora chiamato Rete 2, che poi sarebbe diventato Rai 2, fu uno shock. Genitori in rivolta marchiarono il prodotto come violento. Se ne arrivò a discutere persino in Parlamento e scesero in campo anche scrittori e filosofi, sia a difesa sia in opposizione alla programmazione dell'anime. I cartoni animati destinati allora esclusivamente ai bambini e ai ragazzi dell'epoca erano abbastanza lineari, con trame rassicuranti e non destabilizzanti. Qui invece con Grandizer entravano in gioco guerra, distruzione e combattimenti, elementi che, secondo i puritani dell'epoca, avrebbero trasmesso un cattivo esempio ai nostri ragazzi. Ci fu addirittura un politico che provò a fascistizzare Goldrake, arrivando a definirlo portatore di valori antidemocratici. A questo punto, però, se il prodotto, nonostante i suoi splendidi quasi 50 anni, vive ancora, se ne parla ancora e coinvolge nonni, padri, figli e nipoti, un motivo ci sarà. Il grande Go Nagai, maestro mangaka, non solo ebbe un'idea geniale che travolse il suo paese, ma riuscì anche a esportarla in Occidente, sfondando barriere culturali e superando differenze radicate nell'Occidente moderno. Il suo stile, in cui anche i cattivi hanno un'anima e il buono può essere un dio distruttore, ha incantato milioni di menti. Sì, Mazinga è forte e ciclicamente vince, ma non è invincibile. Devono arrivare il grande Mazinga e poi Goldrake a salvare l'umanità, sempre in pericolo più per se stessa che per veri alieni. Le forze di Vega siamo noi
Siamo noi che cerchiamo l'autoristruzione nell'ignoranza del so tutto, tanto c'è internet. E vi ricordo che internet non è la Bibbia, e anche quella, se non interpretata a dovere, è fallace. Basti vedere gli estremisti di un paese a caso che non nomino per non essere bannato dal tubo. Non voglio farvi tornare la nostalgia dei tempi andati, ma recuperare queste opere e riguardarle con occhi più maturi farebbe riflettere un po' di più. Al di là di quei 600 genitori di Imola del 1979 che oggi magari vorrebbero in onda Mazinga piuttosto di certi cartoni animati per decerebrati che vengono programmati ora, prodotti davvero vuoti, senza morale e no sense, con il solo scopo del puro intrattenimento. Alchiliano, cosa aspetti a commentare il video? Pensi che Duke Flid sia meglio di Koji? Pensi che i prodotti moderni siano meglio di quelli di ieri? Forse Gundam o Evangelion non devono il loro successo proprio a Mazinga, precursore della salvezza umana? Dimmi, ti aspetto. E ricorda che oltre a una vasta galleria di magnifici video, abbiamo anche un bellissimo store da visitare. Ora libri di cibernetica e insalate di matematica avvolgono la mia mente, e a giocare su Marte va, e la mia alabarda spaziale lancerò contro ogni nemico della deficienza artificiale del web. Beyond All!